È il 1942. In un bunker nel cuore della Germania nazista, un gruppo di 140 prigionieri, sotto la minaccia delle SS, stampa banconote britanniche perfette. Sterline così autentiche che potrebbero ingannare persino la Banca d'Inghilterra. È l'operazione Bernard, il più grande tentativo di contraffazione della storia. L'obiettivo? Destabilizzare l'economia nemica con il denaro. Come? Paracadutando su Londra milioni di sterline da aerei militari. I londinesi li avrebbero raccolti per strada e sarebbero corsi a spenderli. L'effetto? Distruggere il valore della sterlina, causare iperinflazione e portare al collasso l'economia britannica. I prezzi non sarebbero solo schizzati alle stelle, la gente avrebbe perso fiducia nella sterlina stessa. Se nessuno è più in grado di distinguere le banconote vere da quelle false, nessuno accetterà più sterline per alcun tipo di acquisto. Questo è Moneta, storia dell'invenzione che ha cambiato il mondo. Il podcast che vi racconta una delle più grandi invenzioni dell'umanità, quella che ha dato letteralmente valore alle cose e che non smette mai di trasformarsi. Un podcast realizzato dall'Investment Institute di Unicredit. Prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Questa puntata si intitola Carta. Diciamolo subito, l'operazione Bernard non fu mai portata a compimento. Lui è Edoardo Campanella, direttore dell'Investment Institute di Unicredit. I tedeschi avevano bisogno degli aerei militari per combattere la guerra e questo rendeva difficile realizzare un'operazione come questa. Ma questo aneddoto ci ricorda una lezione importante. Se ogni moneta vive solo finché qualcuno crede nel suo valore, questo è ancora più vero per le banconote, che dopo tutto sono solo dei pezzi di carta. Quello che le sostiene è la fiducia che le persone ripongono in loro. Con le banconote, la moneta è pronta ad abbandonare ogni retaggio materiale. Per capire come siamo arrivati a un mondo in cui la ricchezza può essere solo carta o addirittura solo un numero su uno schermo, dobbiamo tornare indietro di 1000 anni e viaggiare dall'Europa devastata del secondo conflitto mondiale fino alla Cina di epoca Tang. È lì, tra mercanti, burocrazie e rotoli di seta, che nasce la prima vera rivoluzione monetaria della storia: la carta moneta. Durante la dinastia Tang, tra il VII e il X secolo d.C., per far fronte alla carenza di rame, i mercanti cinesi introducono il cosiddetto denaro volante, detto Fei Qian. Il rame non è solo scarso, è anche pesante da trasportare per i mercanti che viaggiano per centinaia di chilometri da una parte all'altra della Cina. Serve trovare una soluzione più comoda ed efficiente. L'idea è questa: depositare le monete di rame presso un banchiere all'inizio del viaggio e ricevere in cambio un certificato di deposito. Arrivati a destinazione, i mercanti non devono fare altro che mostrare il certificato di deposito ad un altro banchiere, partner del primo, per ricevere in cambio monete in rame a fronte di una commissione per il servizio. Da qui il nome denaro volante. Il loro potere d'acquisto, in un certo senso, vola per centinaia di chilometri, senza che le monete si muovano dalla prima città. Il debito diventa così moneta. Da un punto di vista economico, questa è la vera essenza del denaro. Le monete volanti sono sostanzialmente cambiali private, ma tra il X e il XIII secolo, sotto la dinastia Song, vengono introdotti i jiaozi, vere e proprie banconote di Stato. Sentiamo Fabio Petti, co-chair dell'Investment Institute di Unicredit. Come abbiamo visto nello scorso episodio, a proposito delle monete metalliche, anche le banconote possono essere un efficace mezzo di propaganda politica. Marco Polo, nel Milione, racconta con stupore come Kublai Khan facesse produrre enormi quantità di carta moneta dalla corteccia del gelso, imprimendovi il suo sigillo imperiale. Era l'autorità del sovrano supremo, conferita attraverso la posizione dei suoi simboli, che faceva accettare ovunque quei biglietti come mezzo di pagamento.
La rivoluzione della carta moneta cinese è resa possibile grazie all'invenzione della stampa a caratteri mobili, introdotta in Cina quasi 3 secoli prima di Gutenberg. Ma la storia delle prime banconote non è priva di ombre. Sin da subito infatti emergono le prime difficoltà. Le autorità stampano così tanta moneta da causare inflazione e la carta moneta subisce un graduale declino fino a scomparire definitivamente sotto la dinastia Ming tra il XIV e il XVII secolo. La carta moneta cinese non rimane sconosciuta all'Europa, ma ci vuole tempo per gli europei per capire davvero il potenziale di questa innovazione monetaria. Anche il Medioevo europeo, come la Cina di epoca Tang, ha la sua moneta volante. È creata da un ordine di monaci guerrieri che hanno fatto voto di proteggere i pellegrini in viaggio verso la Terra Santa, i Templari. Grazie a questo ingegnoso sistema, un pellegrino può depositare il proprio denaro a Temple Church a Londra e ritirarlo integro una volta arrivato a Gerusalemme, evitando in questo modo furti lungo il cammino. Temple Church, consacrata nel 1185 come sede londinese dei Cavalieri Templari, diventa così, a tutti gli effetti, la prima banca di Londra e i Templari diventano, di fatto, i banchieri d'Europa. Gestiscono patrimoni di re, principi e mercanti, godono della fiducia del Papa, ma vivono come monaci, legati da un voto di povertà. La loro fortuna, però, è destinata a tramontare tristemente. Dopo la caduta di Gerusalemme nel 1244, la missione originaria dell'ordine perde significato e nel 1312, sotto la pressione di Filippo il Bello di Francia, i Templari vengono definitivamente sciolti da Papa Clemente V. A colmare il vuoto lasciato dallo scioglimento dell'ordine templare ci pensano gli orafi fiorentini. Alla fine del XIV secolo, orefici e mercanti iniziano a rilasciare ricevute su carta in cambio dell'oro o dell'argento affidato alla loro custodia. Quelle note di banco, che permettono la restituzione del valore depositato, diventano presto più pratiche e sicure del metallo stesso. Così, da semplici ricevute, si trasformano in mezzi di pagamento. È nata la banconota. Scritti su carta di qualità, firmati e sigillati per provarne l'autenticità, questi documenti funzionano perché tutti si fidano della parola di banchieri ricchi e potenti, come i medici, il cui nome è una garanzia in tutta Europa. Le banconote facilitano il commercio internazionale, finanziando il traffico di spezie, tessuti e opere d'arte, facendo così la fortuna di Firenze e della famiglia Medici. Ma si tratta ancora di moneta privata. Per arrivare alla prima banconota pubblica bisogna aspettare il 1661, quando una banca svedese, la Stockholms Banco, stampa le prime banconote, chiamate Creditive Sedlar. A differenza delle note di banco, queste banconote hanno un valore fisso, che ne facilita la standardizzazione e la diffusione. Come per la Cina, però, a causa di un'eccessiva emissione non coperta da riserve, la banca finisce col fallire nel 1668, rimanendo solo un primo esperimento andato male. Ancora Fabio Petti. Sulle ceneri dello Stockholms Banco nasce la Riksbank, la banca centrale svedese, la prima banca centrale ad essere creata. L'idea prende subito piede e pochi anni dopo, nel 1694, per sostenere la corona inglese nella guerra contro la Francia, viene creata la Banca d'Inghilterra. In breve tempo, l'istituto inizia a emettere banconote in modo sistematico. Nate inizialmente come semplici ricevute per i depositi d'oro, con il passare degli anni quelle ricevute si trasformano in veri e propri mezzi di pagamento e la Banca d'Inghilterra diventa il cuore del sistema monetario britannico e un modello di riferimento per tutta l'Europa. A poco, la stampa di moneta diventa sempre più un affare di Stato. Le banche centrali iniziano a proliferare in tutto il mondo, ma l'essenza delle banconote rimane sostanzialmente invariata. Non sono solo pezzi di carta, ma promesse solenni. Ogni dollaro o sterlina è garantito da una quantità fissa di oro, custodito dalla banca centrale. Se da un lato il denaro volante cinese non era ancora una moneta vera e propria, perché valeva solo tra chi accettava i certificati di quello specifico banchiere, quindi se lui falliva il foglio diventava carta straccia, dall'altro questi fogli di carta incapsulavano già l'essenza della carta moneta.
perché richiedevano la fiducia che dietro quel pezzo di carta ci fosse un valore reale. Il più moderno sistema fiorentino diventa il modello per il nascente sistema bancario europeo, avviando una nuova trasformazione della moneta in banconota e ponendo le basi del mondo finanziario moderno. A Firenze, di fatto, si istituzionalizza il debito come moneta circolante, trasferendo valore, senza spostare la ricchezza sottostante. Ma le note di banco non erano ancora banconote come le intendiamo oggi. Si trattava di credito privato, non di denaro pubblico. A differenza di una moderna banconota, che ha un valore fisso, le cambiali fiorentine erano fogli scritti a mano, con importi e scadenze diverse. Grazie alle straordinarie innovazioni dei banchieri toscani, il fiorino conserverà a lungo il suo prestigio. Fino al XIX secolo è la valuta di riferimento internazionale, prima di cedere il posto alla sterlina britannica e poi al dollaro americano. Allo stesso modo, la convertibilità in oro resisterà ancora per decenni, sebbene più volte sospesa durante crisi economiche e conflitti militari, fino al 1971, quando il presidente Richard Nixon pone fine definitivamente al sistema aureo. Da allora il valore della moneta non dipende più da ciò che rappresenta, ma da ciò che crediamo che rappresenti. In fondo, come abbiamo detto più volte, la moneta non è altro che questo: fiducia. Ringraziamo Edoardo Campanella e Fabio Petti dell'Investment Institute di Unicredit. Al prossimo episodio! Moneta, storia dell'invenzione che ha cambiato il mondo, è un podcast realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast, scritto da Edoardo Campanella e Leonardo Segato.